Buongiorno a tutti i telespettatori di Classe NBC e benvenuti all'interno dell'approfondimento del mercoledì, quello dedicato al mondo delle opzioni. Con noi lo specialista Marco Donni di Globance, che ho il piacere di rivedere. Ciao Marco, come stai? Ciao Emery, molto bene, grazie, un saluto ai telespettatori. Ma vedo la tua location, è bellissima, il verde là dietro. Una giornata non... Ma vedo qualcosa di strano. Ogni tanto sfriziona, quindi mi sa che quello Ogni lì tanto... è solo in digitale. Sprizza. Sfrizza. Allora, caro Marco Doni, dobbiamo fare un sacco di considerazioni, andare a rivedere tante operazioni che avevamo aperto e quindi ti lascio subito la parola per la consueta panoramica sul mercato vista però con gli occhi degli opzionisti. Prego Marco. Sì, dunque, il mercato americano è il mercato americano, nel senso che ieri abbiamo superato con l'SPX i 3.200 punti, quindi siamo a solo uno 0,7% rispetto ai massimi di quest'anno, considerando che 2 mesi fa eravamo a meno 35, direi insomma, che di strada ne è stata fatta. Il Nasdaq ha superato i 10.000, e questo grazie anche a un Apple molto forte, che ha fatto un bel movimento rialzista e che non si sta ancora fermando, almeno fino a 3,50. Che dire, questo è dovuto, diciamo, principalmente alle iniezioni di liquidità che la Fed sta facendo in tempi molto veloci, molto rapidi. Tra l'altro oggi è il secondo giorno della FOMC, quindi vedremo cosa diranno sulle politiche economiche. Non mi aspetto cose particolarmente eclatanti. Detto questo, però, rimane sempre un po' l'incognita della guerra delle tariffe con la Cina, e questo è un po' un punto interrogativo che in questa fase di euforismo bisogna comunque tenere abbastanza sotto controllo e quindi, come dire, prepararsi in questi momenti, quando il mercato sale, per avere le proprie assicurazioni in caso di evolversi della situazione. Insomma, ecco. Poi ci sono anche le elezioni a novembre, quindi diciamo che nel medio termine un rialzo del mercato ci sta tutto, dopodiché dovremo un po' fare i conti su questa situazione. E allora cosa facciamo? Andiamo direttamente a vedere le operazioni che avevamo in essere, Marco? Sì, andiamo a vedere le operazioni che avevamo in essere, che sono state chiuse, e in particolare sì. Abbiamo realizzato, Emeric, abbiamo realizzato, perché il 19 maggio, se andiamo un attimo, andiamo pure avanti. Il 19 maggio abbiamo fatto quell'aggiustamento che hai visto nella scorsa volta, in cui abbiamo portato sostanzialmente a free trade l'operazione che avevamo, questo risk reversal su Apple, e il 27 maggio, proprio nel momento in cui ci sono stati i primi screzi tra Trump, Cina, e quindi ho preferito, visto che comunque l'operazione era sostanzialmente su un profitto massimo di $1.065, era $857, ho preferito uscire e liberare margine sul portafoglio, e quindi abbiamo chiuso l'operazione su Apple con un profitto di $857 su un massimo rischio. In questo caso il rischio non c'era più, quindi sarebbe stato 0, quindi se andiamo a fare 857 diviso 0, matematicamente non si può fare, se andiamo a introdurre la teoria dei limiti sarebbe un rendimento infinito. Ma detto questo, comunque l'operazione si è chiusa bene. Apple successivamente nelle 2 successive giornate si è attestato intorno ai 320, quindi se fossimo rimasti in posizione avremmo potuto spremere ancora quel profitto che mancava, però sai, col senno di poi sono bravi tutti, no? Io ho preferito chiudere e portarmi a casa il mio profitto. Poi
l'altra operazione che avevamo visto l'altra volta era quella di BAC, Bank of America, eggiata con l'XLF, che è l'ETF dei finanziari, e andiamo pure avanti. Allora, questo è l'edge di XLF che ha espletato la sua funzione di copertura e ha realizzato un loss di $753, ma ci sta, fa parte ovviamente della strategia. E contestualmente andiamo a vedere BAC, quindi il 5 di giugno abbiamo chiuso la settimana scorsa la strategia. Come puoi vedere, BAC ha raggiunto quello che era il massimo profitto, in quel caso previsto per BAC. BAC tra l'altro ha fatto anche una bella salita in quel periodo, quindi ha un profitto di $1.858. Diciamo avremmo dovuto aspettare che magari BAC facesse un tracciamento per entrare nella cuspide, non ha assolutamente senso. Abbiamo $1.858 di profitto, chiudiamo l'operazione e andiamo a fare un po' di conti per vedere com'è andata. Quindi se vai nella slide successiva, eccola qua. Nella slide successiva, il 5 giugno, sotto, scusami, c'è un 21,3 e il 5,6, è sostanzialmente la stessa data, lo stesso giorno. Abbiamo chiuso XLF con $753 di loss e abbiamo chiuso BAC con $1.858 di profitto. Il totale dell'operazione ovviamente 1.858 meno 753 ci dà un profitto di $1.105 che, tenendo conto del massimo rischio dato dalle due operazioni che avevamo in essere di 1.501, equivale a un 73,6% sulla nostra posizione. Direi che insomma è andata abbastanza bene anche questa, devo dire. Beh, mica male, insomma. Per tutti coloro i quali magari non conoscono le strategie che utilizza Marco Doni Globans, queste strategie sono state scritte sulla pietra nelle settimane precedenti, le abbiamo fatte, presentate in diretta, e poi con l'operatività di Marco Doni è un po' particolare perché adotta spesso degli aggiustamenti di posizione proprio per tentare di eliminare il rischio. Da quando ci conosciamo, da quando abbiamo il piacere di avere Marco Doni in trasmissione con noi, che è tipo un paio d'anni, un anno e mezzo, sì, è già successo 2 volte che sono riusciti a portare in free risk 2 operazioni, e non succede spesso perché insomma non è facile, però quando succede ti dà soddisfazioni. Detto questo, in ogni caso tutte le operazioni presentate sono tutte registrate. Dato che il nostro Marco Doni di Globans adotta spesso degli aggiustamenti, vengono ripresi immediatamente sul sito marcodoni.net, che abbiamo sempre segnalato, insomma, perché chi volesse seguire le strategie, anche magari non replicandole ma solo seguire, se ci sono degli aggiustamenti è subito avvertito. Quindi questo è chiuso, tutto fatto, e ora abbiamo l'option square del 10 giugno 2020. BAC VCGPM? Questa è nuova? Sì, questa è nuova, questa te la spiego, però vuoi andare in pausa? Facciamo la pausa, te lo chiedo. Sì, dai, oramai Marco Doni è con noi da 2 anni, fa tutto lui. No, perché bravo, io inizio e poi tu mi blocchi subito e mi dici di andare in pausa. Allora, metto le mani avanti. Quindi Doni ha chiamato la pubblicità per la regia e torniamo fra pochissimo. Pubblicità.
Bentornati, seconda parte di Option Trading. Siamo arrivati al momento dell'operazione della settimana che abbiamo già in parte anticipata. Sarà una Bank of America VC JP Morgan, se leggo bene i ticker, caro Marco Doni, giusto? JP Morgan, questa è una variante dell'Option Square, che è la nostra strategia, diciamo, principale che noi utilizziamo. È una variante perché invece di fare equity, quindi azione ed ETF, abbiamo selezionato invece due azioni, due equity, che sono JP Morgan e Bank of America. Chiaramente le due azioni hanno un grado di correlazione importante e quindi questo è uno dei motivi per cui sono state selezionate. In particolare ho avuto dal nostro software di Season Cycle una stagionalità di JP Morgan, un season rate del 100% a luglio. Allora aspetta Marco, spieghiamo di cosa stiamo parlando, perché un'altra parte importante dell'operatività di Marco Doni e di tutti i ragazzi di Globans è analizzare la stagionalità dei titoli. Sì. Cosa significa? Attraverso il software che utilizzi, che ricordiamo il nome così chi vuole può andarselo a cercare, com'è che si chiama? Si chiama Season Cycle, ma è un software proprietario nostro che stiamo sviluppando, ovviamente adattandola a tutte le nostre esigenze, quindi anche di open interest, di unusual option activity, di volumi. Ma è sottoscrivibile? Sì, sarà sottoscrivibile a breve. Adesso lo stiamo usando noi in beta, ovviamente, per fare il tuning, quindi per andare a capire bene come migliorare l'operatività, ma si tratta sostanzialmente, diciamo che non è che volevo inventare l'acqua calda fondamentalmente, perché di software, di stagionalità, insomma, in giro ce ne sono, però non avevano quella user friendly, chiamiamola così, quell'interfaccia così che vorrei io, e quindi a un certo punto ho detto: ma sai cosa c'è? Me lo faccio io, inserisco tutti i parametri che a me servono, che poi devo andarmi a cercare su altri siti, faccio tutta una cosa interna all'interno del software, e quindi ecco sviluppato questo Season Cycle, che appena avrò delle cose da farti vedere te le farò vedere sicuramente, perché è molto bello. Comunque da questa analisi abbiamo avuto un season rate. Il season rate è sostanzialmente quello che va ad analizzare, per esempio siamo a giugno a luglio in questo momento, quindi andiamo ad analizzare da quando esiste JP Morgan, in questo caso, come è andato il prezzo del sottostante in questi mesi, e andando ovviamente a vedere tutti gli anni precedenti. In questo caso un season rate del 100% significa che a luglio, in tutti gli anni, stiamo parlando di 15 anni in questo caso, JP Morgan è sempre salito. Okay? Quindi a luglio abbiamo un season rate del 100%. Quindi questo mi ha fatto pensare a questa operazione in cui, partendo da questo criterio di stagionalità, tenendo conto che ci sono gli earning a 35 giorni, quindi durante gli earning tendenzialmente la volatilità delle opzioni tende ovviamente a salire, e quindi per noi è importante avere una posizione che sia vega positiva, cioè che guadagni con l'aumento di volatilità. È chiaro che non voglio entrare negli earning, cioè questa operazione dovrà essere chiusa prima della pubblicazione degli earning. Quindi con questo rationale abbiamo inserito questa posizione, che è composta da un acquisto di una call a 115, scadenza il 17 di luglio, scusami, anche lì c'è un errore, è il 17 di luglio, e l'abbiamo finanziata con un'altra call a 120, quindi abbiamo creato questo long call spread che ha un massimo rischio con 7 contratti di $952 e un massimo profitto di $2.548, che insomma sono le operazioni un po' che piacciono a noi. Ho messo anche una cosa
un'informazione nuova che è il filled, cioè 1,36 è il prezzo di eseguito dell'operazione, perché giustamente è una cosa che mi hanno richiesto e quindi prontamente noi siamo sempre pronti a soddisfare le richieste, ovviamente compatibilmente. Quindi è stato fillato a $1,36 che moltiplicato ovviamente per i 7 contratti mi dà un rischio di 950. Aspetta, spieghiamo bene cosa vuol dire è stato fillato, perché magari ci sono persone che non lo sanno, Marco. È stato fillato significa che nel momento in cui inseriamo l'operazione a mercato, impostandola chiaramente a un prezzo che decidiamo noi, quindi noi non inseriamo mai operazioni a market, quindi con ordini market, e che significa che sostanzialmente il prezzo è il prezzo che viene battuto nel mercato in quel momento. Noi mettiamo sempre un ordine limit con un prezzo che decidiamo noi, ovviamente in base alle nostre considerazioni, e poi lo lasciamo lavorare, nel senso che l'ordine viene messo in coda, no? nel monitoring degli ordini, e nel momento in cui il prezzo del mercato raggiunge il nostro prezzo, in questo caso a 1,36, l'ordine viene fillato. Significa filled, è la classica vocina che si sente nella piattaforma di trading, che è molto carina anche da sentire. Ordine fillato significa eseguito, quindi nel momento in cui sentiamo il filler, l'ordine è entrato a mercato e da quel momento noi siamo a mercato. Ecco, questo è nel gergo nostro, fillato significa entrato a mercato sostanzialmente. Ok? Va bene, prego, dai. Ottimo. Poi, quindi questa è la nostra primaria operazione. Chiaramente nella logica dell'option square noi andiamo a deggiare ulteriormente questa operazione con un altro, chiamiamolo sottostante in questo momento, e il sottostante selezionato, se andiamo alla slide successiva, è BAC perché BAC innanzitutto è un finanziario e anche lui ovviamente è Bank of America. Se andiamo a vedere i grafici sono abbastanza sovrapponibili tra JP Morgan e Bank of America. Tieni presente che il grado di correlazione che ha 5 anni è 0,93 e a un anno è 0,96, quindi siamo superiore allo 0,90, quindi 1,1 significa che si muovono esattamente 0. Ok, perfetto. 0 pochissima correlazione, 1 si muovono praticamente in maniera identica. Esatto, quindi quando siamo oltre lo 0,90 sostanzialmente siamo in una zona di una correlazione molto alta, quindi in questo caso ripeto a 5 anni 0,93 e a un anno siamo a 0,96. Gli earning di BAC anche qui sono a 37 giorni, va benissimo, perché comunque la nostra operazione tipicamente andiamo a chiuderla, come hai visto anche nella precedente che abbiamo fatto, dopo circa 3-4 settimane, e in questo caso abbiamo fatto un long put spread, in questo caso quindi ribassista, dove abbiamo comprato una put a 26, scadenza sempre stessa scadenza rispetto all'operazione precedente, quindi il 17 di luglio, e ce la siamo finanziata, quindi eggiata con una put strike 23, stessi contratti e stessa scadenza. Questo ha creato questo grafico di rischio rendimento dove abbiamo un massimo rischio di $580 con un massimo profitto di 2.420. Anche qui riporto il dato di filler che è stato a 0,58, e quindi le due posizioni in questo momento sono in essere, sono in macchine, e da questo momento in poi andrò a valutare eventuali aggiustamenti per ovviamente andare a ridurre ulteriormente il rischio che, ripetiamo, è già comunque cappato, cioè abbiamo già un rischio definito, okay, in queste posizioni. Vedremo come si muoverà il mercato, vedremo che tipo di operazioni fare per diminuire ulteriormente il rischio. Ricordo, come hai detto tu anche prima,
che tutte le operazioni di aggiustamento, una volta fatte, poi le pubblico direttamente sul sito, quindi sotto il video della puntata in cui abbiamo spiegato l'operazione ci saranno tutti gli aggiornamenti dell'operazione e lo sviluppo dell'operazione. Ecco. Allora, in molti ci chiedono di poter rivedere i video degli speciali con Marco Toni, ne abbiamo fatti, se non ricordo male, 4, stiamo facendo un po' tutto un percorso dal basic a quello più avanzato, siamo arrivati forse ci manca l'ultimo avanzato e poi, se non ricordo male, volevi fare il super avanzato, esatto, ancora dobbiamo organizzarci con gli speciali. Mancano 2 video, Emeric, appena avremo il piacere ovviamente di poterci rivedere, assolutamente, di bere un caffè insieme, faremo l'ultima parte, diciamo, dell'intermedio, e poi ne faremo uno molto bello che ti piacerà sicuramente sugli avanzati. È una tecnica nuova di hedge, perché sai che a me piace molto l'edge, quindi controllo del rischio, su una strategia che è un po' così, insomma, non vista benissimo, che l'Iron Condor, ma che con questa tecnica dà dei risultati invece molto interessanti. Comunque, sorpresa sarà nello speciale. Comunque, tutto questo per dirvi che gli speciali ancora li stiamo utilizzando e perciò non li abbiamo ancora caricati sul sito, ma una volta che magari li completeremo faremo una sezione proprio particolare dove ci saranno tutti. Detto questo, caro Marco Doni, posso chiudere o abbiamo da dirci? No. Cosa c'è dopo? Se vuoi. Sono già arrivato fuori tempo massimo, però chiedo a te, tra l'altro sta premendo il mercato in maniera molto importante a ribasso, sta succedendo qualcosa perché siamo in calo dello 0,30, Leonardo nuovi minimi, Eni nuovi minimi, ma tutto il mercato sta scendendo. Va bene, senti, io ti ringrazio come sempre e alla prossima. Marco Doni, Globans, marcodoni.net per chi volesse seguire, insomma, le strategie, questo è il sito a cui fare riferimento. Ciao Marco, grazie Emeric, ciao Emeric, un saluto ai telespettatori. Grazie tante. Allora, sta premendo come detto il nostro mercato, ora andiamo in pausa, facciamo velocemente il Forex Update e poi andiamo ad analizzare a margine di analisi tecnica cosa sta succedendo. Pausa e torniamo subito.